Aggiornamento da quando siamo arrivati in camper. Ci siamo fatti una bella doccia tutti quanti, siamo belli profumati e puliti perché domani mattina dobbiamo andare via dal campeggio. Jessica ha già fatto un piano di volo di evacuazione su domani, cosa faremo e cosa non faremo. Lo scoprirete o subito dopo queste mie parole o dopo la cena che vedrete questa sera o nel prossimo video. Jessica sta preparando un piatto di pasta con pomodoro e mozzarella, ovvero noi la chiamiamo pasta alle vele, con pomodoro fresco e mozzarella. Ci vorrebbe il basilico. Ci vorrebbe anche il basilico, non c'era congelato quello tipo miso soffritto, no? Vabbè, ci vediamo dopo per cena. La pasta alle vele ce la siamo mangiata senza farle vedere. Non abbiamo fatto vedere la pasta alle vele. Perché stavamo parlando e ce la siamo... Però vi facciamo vedere Jessica che lava i piatti. Ce la siamo mangiata senza neanche farvela vedere. La fame è brutta. Maleducati. Più che la fame è brutta è che oggi un panino del McDonald's non è che mi faccia tanto. Sì, infatti no, più che altro io sono rimasta un po'... scombussolata. Sì, con quel cavolo di panino, lo sapevo. Lo sapevo io. Vabbè. Ora ci mangiamo un po' di yogurtino, cosa c'è? Io basta. Tu niente, io mangio yogurt. Mangiati quello che vuoi. Tutto, mangio tutto. Io mi mangio il brioche per digerire. Mangio... Bisogna far venire... che idea! Mangio yogurt. Io mi sono mangiato lo yogurt. Christian si è fatto la schifezza dell'anno. E io non me la sono fatta. Non l'ha fatta solo perché è finita la Nutella, è vuota. Christian può farla, tu no. Brioche con Nutella sopra, Nutella sopra, Nutella sopra, sotto e sopra con panna in centro. Una bomba calorica. Quelle cose lì le mangia. Però il mangiare normale no. No, le verdure, no. Giunta al termine della giornata a Lussemburgo. Speriamo vi sia piaciuta, che non vi abbiamo annoiato, ma che vi siete divertiti insieme a noi. Jessica c'ha già il pronostico per domani, è già lassù che risponde ai vostri messaggi e fa il piano tariffario per il viaggio di domani. Io mi metto un po' dietro il computer a lavoricchiare. Christian si sta lavando i denti e va a letto anche lui. Pippo è già a letto. E Bernice, vabbè, lì sotto al buio, lasciamo stare. Buonanotte a tutti. Buongiorno a tutti ragazzuoli. Risveglia a Lussemburgo. Ci prepariamo per partire. Stiamo resettando tutto, dobbiamo scaricare le grigie, dobbiamo sistemare tutto il camper e devo controllare un attimo una perdita perché stanotte Jessica si è svegliata che ha sentito partire la pompa dell'acqua. 99 su 100 è sempre la stessa dietro il frigo, dove ho già raccordato 200 volte, spero di avere ancora un centimetro da raccordare per fare quest'ultima aggiunzione e poi nel rientro in Italia cambierò tutto il tubo. Se lo trovo qui lo faccio qua piuttosto, però farsi capire qua, perché non parliamo lingue, non parliamo niente, quindi vediamo com'è la soluzione. Ma gli estremi rimedi in qualche modo gli parlo e lo cambiamo qua, se no quando rientrerò in Italia lo cambierò là. Abbiamo già fatto mezza colazione, faccia denti io l'ho già fatta, ora va Jessica. Abbiamo ritirato fuori la cuccetta Bernice che stamattina ci faceva vedere che tremava, che aveva freddo, la principessina qua. Adesso siamo a posto. Siamo passati a 2 giorni fa che moriva dal caldo, ora muore dal freddo. Bernice, sto parlando di te. Bernice, sto parlando di te. Ora con quella cuccia non si muove più da lì. Mangia manco più. E c'è il besugo che vuole uscire, ma ora devi stare dentro perché dobbiamo pulire e mettere a posto. Dopo esce, amore. Capito? E invece no, papi. Bravo. Buono, resettiamo tutto e ci mettiamo in tabella di marcia. Partiti, abbiamo salutato il campeggio, ora direzione sempre più a nord, 200 km e abbiamo l'altra tappa. Tra circa 700-800 metri lasciamo Lussemburgo alle spalle e entriamo nel Belgio. Ufficialmente siamo in Belgio. Dov'è che siamo? In Belgio. Questa è la dogana, non c'è niente. Beh, meglio. Siamo entrati in Belgio già da qualche chilometro e credo che lo sorpasseremo e entreremo nei Paesi Bassi. Però non abbiamo ancora visto un paesino, niente. Tutto verde, verde, verde. Tempo brutto, brutto, brutto. Vabbè, il tempo io e Bernice siamo felici. Guardate com'è bella, felice, contenta, senza fiatone. Tranquilla, che dorme. Io un po' meno però, ce lo facciamo andare bene. Dai. Tanto non è che stiamo qua a finta, No, anche perché ci sarà
un motivo del perché siamo venuti, stiamo andando fin quassù, non è solo per vacanza, lo vedrete poi più avanti, vedremo cosa succederà. Ah, ora vi lascio sulle spine, lo vedrete tra 87 video. Può essere. Tappa fissa, benzinaio. Qui in Belgio però stiamo a 1,8,48, però bisogna farla, se no non si può andare avanti, quindi andiamo a rifornire. Siamo entrati in una città che si chiama, boh, non lo sappiamo come. Ora noi quanto ci manca arrivare al posto? 35 km. Ok. Ora devi mantenere la sinistra. Perfetto, ci vediamo dopo se non sbaglio. Ci stiamo lasciando alle spalle il Belgio e stiamo entrando nei Paesi Bassi. C'ha fretta questo, tutto infangato, dove siamo andati a impetroliare lo sa solo lui. Chi va piano va sano e va lontano, ricordatelo, sei con un camper, dove devi andare? Guarda che io mantengo i 180 di media senza nessun problema, dove vai a 240? Ora dovrebbe esserci il cartello che entriamo in Paesi Bassi, perché ce n'era uno là, ma in teoria eccolo qua. Oh, olè! Olanda! Benvenuti in Olanda. Ebbene sì, 3 stati in 2 ore. Lussemburgo, Belgio e Olanda. Vabbè, ma poi il Belgio lo faremo. Sì, dopo, diciamo ci fermeremo dopo in Belgio. Ora abbiamo una meta ben precisa. Siamo arrivati nell'area, ci siamo già posizionati, è tutta automatizzata. Lì c'è la macchinetta, fai il tuo biglietto, metti i giorni, le ore che vuoi stare. Qui ci sono i servizi, i bagni per lavare i piatti e via dicendo. Ora andiamo a vedere cosa c'è. Qua abbiamo il carica e scarico, questa è tutta l'area e noi ci siamo posizionati qua. 22 euro, 24 ore senza elettricità. E siamo a Maastricht, nella città più vecchia dell'Olanda. Ora ci facciamo un piano di viaggio per andare a fare un giro, visto che abbiamo tempo fino a domani a mezzogiorno. Siamo quasi a mezzogiorno, quindi o mangiamo un attimo veloce e poi andiamo, o vediamo come organizzarci per ottimizzare i tempi e le cose. Allora, oggi abbiamo deciso che al pranzetto facciamo un polletto allo spiedo. Sai vedere cosa mi ha fatto? Ti guarda. Cosa mi ha fatto? E non gli ho fatto i dispetti, lo stavo spostando con la Sì, scala. ma gli hai messo le mani in bocca, sai che ti dà? Ho capito, Un però anche monello. lui c'è. Jessichina ha fatto tagliolino con pomodorino fresco con livetta giasca. Tanto per cambiare. Tanto per Metti cangio. ovunque se arriva Ma no, perché le devo Le devo finire. far andare. Lei che compra per poi farla andare. Mortadellina direi che è bella Lei contenta è al andata. fresco. Nonostante c'ha la cuccia lì sotto, sta qua fuori. Purtroppo il tempo qua nei Paesi Bassi si sa com'è, che è un po' del piffero. Si schiaffeggiano. Fa freddo, piove, ci sono tutte. Però vabbè, l'importante è visitare posti nuovi per scoprirli assieme. E poi arriverà di nuovo anche per noi il caldo. Il bro mangia, il piccione mangia e Angelo guarda gli altri mangiare. A me non hanno dato niente. Si vede infatti il piatto che è pulito. 2 fili ce n'erano, ma manco dei poveri. Sì. Mi hai detto di non buttarla tutta, che era troppa. È perché se la butti poi bisogna comprarla. E il mio bambino che fa la pappona con noi. Il tuo bambino monello. Monello. Mettici di nuovo il dito. Allora, praticamente questa è l'area. Qua ci sono le docce che sono a pagamento, metti 1 euro. 1 euro 5 minuti, calda fredda. Lì ci sono i cestini del pattume. Qua c'è se vuoi lavare il cagnolino. Qui c'è per svuotare la cassetta e pulirla. Qua dietro ci sono i bagni uomo e donna separati. Piccolo parchetto per i bambini da utilizzare quando non piove, quindi mai, infatti vedete che è nuovo perché in questi paesi piove sempre. E qui abbiamo l'angolo di lavaggio piatti. Qua ci sono i lavandini normali, qua c'è questa postazione. Hanno fatto le tettoie perché, come vedete, anche adesso sta piovendo, quindi bisogna sempre essere al riparo. Questa è una cosa che non mi piace tanto di questi posti, sinceramente. Il clima sempre un po' bruttino, ecco. Però tutto nella vita, mi dicevamo prima con Jessica, tutto non si può avere. Noi abbiamo vissuto in Canaria 4 anni e mezzo, tempo bellissimo, bei posti, clima mite tutto l'anno, tutto quello che vuoi, però alla fine sei in un'isola piccola, quindi ti costringe tra virgolette ad andartene, o meglio, se non sei uno che si muove tanto poi ti stufi, ecco. Qui c'è tanto verde, tanti bei posti, però c'è il clima brutto. L'Italia, se però vogliamo essere sinceri, per quanto ha tutti i suoi problemi, in poco ti puoi muovere dalle belle spiagge al bel tempo, ad andare a sciare, al mangiare, quindi
non sottovalutiamo mai il posto dove siamo nati, ecco. Allora, lavaggio piatti e poi andiamo a visitare la città, rapidità, così almeno torniamo poi diciamo stasera, si cena, si dorme, se vogliamo lavarci non lo so. Siamo stati un po' sciocchini, là abbiamo speso 70 euro 2 notti e c'era tutto incluso. Qui abbiamo speso 22 euro solo il parcheggio, se vuoi la corrente è a parte, e anche il carico e scarico. Lo scarico, vabbè, scarichi, però il carico sono 50 centesimi 50 litri. Vediamo se nella prossima tappa abbiamo l'acqua inclusa, la faremo là, altrimenti pago, sono 150 litri, sono 1,50 euro, ecco. Ma non siamo molto buoni. No, ce n'è ancora, quindi potendo usufruire di lavare i piatti qua non la sprechi in camper, quindi voglio dire ci sta. Tanto quello col morellone là si è fatto il giardino. Partiamo all'avventura, 2,9 km per arrivare nel centro di questo paesino da vedere. Ho portato porsi a caso il drone, in caso smettesse di fare la pioggerellina e si può svolazzare un po' per farvelo vedere questo posto. Ci provo, me lo porto. Boh. Sono punti informazioni, bigliettini forse per gli sconti, sì. Se vai allo zoo c'è il labirinto. Quelle sotto, se no City Map prendi gratis, così vediamo. Vediamo cosa visitare insieme a voi. 2,7 km fatti a piedi, mancano gli ultimi centinaia di metri e siamo nel centro di Maastricht. Non so se la pronuncia è perfetta, ma siamo qua. Qui è come si presenta all'inizio del paesino. Siamo giunti nella piazza principale. Ora vi faccio vedere questo edificio che non so cosa sia, non mi ricordo neanche il nome della piazza. Guardate che bel edificio. Sarà o comune o qualcosa di importante. Facciamo una panoramica di tutto il giro della piazza. Tutti i vicoletti. Guardate che spettacolo questa biblioteca. Spettacolo. Enorme. Non è proprio un luogo adatto a noi perché noi con la lettura non siamo un granché e poi non so neanche della nostra lingua, poi non sono della nostra lingua, quindi non so cosa capire. Però è molto bella di com'è, su 3 piani, è enorme. Qui ce n'è libri da leggere, non so se ti basta una vita per leggerli tutti. Ora proviamo a entrare in questo Pinky a prenderci un caffettino che c'è scritto Lavazza, vediamo come si evolve la situa. Guardate che gelati strani, unicorno. Sinceramente io ho preso l'espresso Jessica Cappuccino, non è male, Lavazza, diciamo tutto ormai domotizzato. Questa è un'altra piazza, peccato che c'è vento, andiamo a vedere quella chiesetta se ce la fanno vedere dentro. Gente ce n'è comunque, non in tutti i locali, però... È strano vedere tutti questi stranieri che mangiano a quest'ora. Sì. Che strane ste sculture. Cosa sono fatte? Pietra? È duro, Boh. Colate di cemento, boh, non lo so. Ci picchi con la testa e ci spacchi le corna. La chiesa era chiusa, quindi non l'abbiamo potuta visitare. L'abbiamo vista da fuori, ora vi faccio vedere il campanile. Quella anche deve essere un'altra cattedrale. Però c'erano gli orari e siamo arrivati che è chiusa oggi. Boh, vabbè. Pazienza. Andiamo a vedere dell'altro. Noi tante volte troviamo le cose chiuse. Però... Siamo degli spiegati. non capisco. Eppure lunedì, ieri pensavamo che era sabato. E invece era domenica alla Invece fine. era domenica ed era per quello che era tutto chiuso. Oggi è lunedì, però c'è tutto chiuso lo stesso. No, vabbè, tutto chiuso alla chiesa. Abbiamo iniziato, ci voleva fare una risata, dai. Ora torniamo in qua nella piazza e vediamo dove andare a visitare dell'altro. Abbiamo trovato un altro edificio che non sappiamo cosa sia. Questo qua.
Dovrebbe essere aperto. Vediamo se ci fanno entrare, se si può entrare, se capiamo che cos'è. Se non lo capiamo e qualcuno lo sa, scrivetecelo qui sotto. Che bello. Si entrava di Ramis. Che strano. Non so cosa avrete potuto notare dalla chiesa perché era molto scura e molto buia, però era molto carina. E ora stiamo andando a vedere un ponte che ha trovato Christian da vedere. Non ho ben capito cosa c'ha lo vedremo assieme. Una cosa è certa, ragazzi, sicuramente sono più atletici di noi perché qualche bici si vede in giro, direi. Guardate quante bici che ci sono qua, impressionante. Mai visto tutte queste bici? E ne abbiamo già visto più di uno di queste postazioni. Direi che sono molto sportivi, qualcuna anche elettrica con la pedalata assistita, però normali, quindi più atletici di noi sicuramente. Vuole poco. Sì. Pure italiani. Sì? Questi due ragazzi davanti a noi. Hai visto? Strano. Dove t'ho portato, amore mio dolce? Cos'è il ponte dell'amore? Sì, perché ti caccio giù di sotto, l'amore infinito. No, perché qua davanti a tutti adesso dirai che mi vuoi sposare. Mi vuoi sposare? No. Hai visto? Oh, è registrato, è registrato. Ragazzi, è registrato. Io gliel'ho detto, lei ha detto di no. Ogni lasciata è persa. Basta, finì un film. E... Guarda le barchette. hai visto? Che bello, ragazzi, mi sono tolto un peso di dosso oggi che mi ha detto di no in diretta con voi. Che sei cattivi. Mimma, lei era 16 anni che Sono 16 anni che mi sopporti. Sì, che brava. ti sopporto. Che ci sopportiamo. E non mi hai ancora sposato. Però Adesso lo sanno tutti. Dopo 16 anni ci siamo tolti un bello scoglio dal piede perché tu hai 16 anni che aspettavi che te lo chiedevo. Io ero 16 anni che non sapevo come chiedertelo. E che non vedevi l'ora che ti dicevo di no. Ora che ho trovato il coraggio te l'ho detto Ah. e tu mi hai detto di no, quindi basta. Guarda che bella chiesetta. Andiamo a vedere se è aperta, se ce la fanno vedere. Hanno tutto uno stile loro particolare. Ah. Bello. Vediamo se è aperta. Siamo arrivati sotto la chiesa, vediamo se è aperta per farcela visitare. Sì, è aperta. Bella. Questa già era più illuminata di chiesa, quindi l'avete vista sicuramente meglio. Ora cerchiamo la prossima tappa e ci muoviamo, giusto? Inizio per male alle gambe perché ieri abbiamo camminato. Sì, beh, ieri abbiamo camminato un po'. Oggi già avremo. Cosa abbiamo camminato ieri? E ieri siamo andati a visitare Lussemburgo. Capito, non è che abbiamo fatto chissà quanti chilometri però. 3 km. Abbiamo usato il treno, Ma non abbiamo fatti. il treno, il pullman. Oggi ne avremmo già fatti 5. Ci fa solo che bene alla salute. Ma non siamo abituati, siamo distrutti. Io sono distrutto. Oh, distrutta la vecchietta, gli prendo il girello ora. Ma le gambe, come i cani, mi porti dentro il carretto. Vabbè, vediamo cosa trovare ora da fare. Classico vicoletto stile americano, cioè stile proprio olandese di questi posti qua. Tutte queste casette fatte a punta, molto tipico. Un rione. Siamo nella strada del ritorno. Ci fermiamo in un supermercato che dovrebbe essere laggiù. C'è anche un coffee shop, potremmo andare anche lì.
io mi fermo lì, voi andate che io poi arrivo. Che poi ti passa mal di testa. Mi cranio. E prendiamo il bacon, che abbiamo delle uova da far andare e facciamo la cena. Ah, guarda il portabici incassato. E facciamo la cena a base come loro fanno la colazione, uova e bacon. Loro fanno colazione e facciamo cena. No, anche perché a colazione io non potrei mai mangiare uova e bacon, sinceramente. Non ce la faccio. Guardate che belle anche queste casette. Tutte indipendenti. Carine. E c'era un pappagallo. C'è la gabbia. No, è vuoto. Bene, siamo andati nel supermarket. Non abbiamo trovato il bacon che cercavamo. Abbiamo preso 2 panini, un pacchetto di patatine e 2 cioccolatini, schifezze. Ci arrangiamo con quello che abbiamo, mangeremo solo le uova. Poi ci sono tutte queste casette sul mare, cioè sul mare, su qua. Non so come. Cioè guarda quella lì sotto, c'ha le finestrelle lì sotto. Boh. Che strano. Questi pannelli. Ah. Però solo non c'è mai, non so cosa caricano. E questo ponte qua è del 1931, c'ha quasi 100 anni. Poi non capiamo sta cosa che nella pista ciclabile camminano anche gli scooter 50. Probabilmente qua è consentito, perché sennò non penso che lo farebbero. Lo fanno tutti. È strano, è una pista ciclabile cinquantini pure. Sì, boh, stranissimo. Come procede la giornata? Del piffero, perché sta piovendo, c'è un tempaccio fuori assurdo e ci siamo messi un po' qui a rispondere un po' di commenti, ma non abbiamo neanche tanto internet, quindi non possiamo fare chissà che cosa. Christian si è fatto qualche partita alla PlayStation. Ora si sta facendo... Pippo si sta mangiando un pezzo di pasta cruda. Jessica sta preparando per cena. Cosa prepara di buono? Una brodaglia. Il minestrino in brodo. Chiediamo l'aiuto a casa? La frittata di carciofi. Buone, è vero che c'erano tutte le olive, le uova da far andare. Per domani a pranzo è già pronta, almeno se non la mangiamo stasera. Non ci sono le zucchine per fare con le zucchine, così la mangio anch'io. Se c'erano la faceva con le zucchine. Secondo me in tutta la vostra vita non avete mai visto giocare Angelo alla Play. Strano, che gioca alla Play. Peccato che sta seduto sul divano, si ricorda. Ah, anche. Qui abbiamo Jessica, prepara il brodo e speriamo che non faccia come il ragazzo nel video. Ho scolato i tortellini e lo scolapasta. Ma... Tu non scolarlo il brodo, No, io non lo so. Mi raccomando. Io lo mangio. Brava, Non scolo. lo bevi. Lo bevi. Fai in diretta, scola il brodo. È arrivata l'ora della cena. Minestrina, bella fresca perché... Guardate fuori ragazzi. Piove. C'è Ad freddo. agosto siamo ad inverno. PlayStation accesa, dopo mi faccio un'altra partitina. Minestrina. Contento bro? Più o meno perché non c'è la sottiletta. Ah. Tu cosa fai lì piccione? Piccione. Pippo piccione. Cosa fai sul rubinetto? Il cane fa. Vabbè ragazzuoli, ci vediamo dopo cena, va? Vediamo cosa fare, se farvi del ridere o meno. Dobbiamo finire anche la panna. Con la carbonara. Jessica sta zitto e mangia. Non mangio.